Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Il titolo del video interattivo di oggi non è un caso, per 3 motivi e vi spiego anche quali sono. Il primo perché sapete che il numero 11 è il mio preferito. Secondo perché andiamo a fare una lettura a 11 giorni, o meglio, andiamo a vedere per i prossimi 11 giorni quello che i tarocchi, vogliono dirti, può essere una previsione, un messaggio, quello che sarà lo vedremo. E terzo, perché in 11 giorni io devo riuscire a trovare un'adozione per lui. Questo qui che vedete in sovraimpressione, adesso vi spiego anche brevemente i fatti. Ce ne stiamo occupando io e una mia carissima amica. Pensate che ci è arrivato in un giorno di pioggia e infatti l'abbiamo chiamato Rain. È un gatto fantastico, ma lo vedete, non è che devo aggiungere altro. Abbiamo già provveduto a fare le visite del veterinario, vaccinazioni, sterilizzazione e quant'altro. Purtroppo è risultato FIV positivo. Cosa significa? Che è un gatto che può condurre una vita come quella di tutti gli altri, ma avrebbe bisogno di un'adozione consapevole, da parte di un qualcuno che magari o non ha altri gatti, oppure che se ne ha, siano come lui, Quindi, stiamo cercando, un qualcuno che, lo voglia adottare in Piemonte o nelle regioni limitrofe. Vi lascio il mio indirizzo qua in sovraimpressione, potete scrivermi. Chiedo la vostra collaborazione, anche perché adesso io vi do la mia, facciamo l'interattivo. E per la variante numero 1 mettiamo l'angioletto che simboleggia i desideri, variante numero 2 con il Buddha che rappresenta il risveglio, l'illuminazione, e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'elefantino che rappresenta la forza. Quindi focalizzatevi bene su uno dei 3 mazzi oppure su uno degli oggettini, come preferite voi, e subito dopo la sigla andiamo a vedere questa previsione in 11 giorni, un messaggio che ti deve arrivare, insomma, quello che i tarocchi vorranno dirti. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Angioletto, suerte per te. Vediamo con i tarocchi i prossimi 11 giorni, incluso magari un messaggio importante che ti deve arrivare, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per l'angioletto vediamo mazzo centrale, energia neutra. Vediamo un po' chi è l'angioletto. Angioletto, sei di un segno di fuoco, un ariete, leone e sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Angioletto, tu sei un qualcuno che in questo momento, grazie anche alla tua forza di volontà, oppure alla capacità che puoi avere, perché lo vedo qui, carro e mago, di andare ad affrontare determinate situazioni. Insomma, qui l'angioletto ha una volontà di ferro, ti vedo affrontare una situazione o più situazioni che possono far riferimento, se vogliamo, è un interattivo, ma ai sentimenti, nonché magari a un qualcosa che può essere più collegato all'aspetto lavorativo, oppure quello che è. Ti vedo, ecco, affrontare una situazione con una grande forza di volontà, e questo è molto positivo. Tu sei un qualcuno che quando si pone un obiettivo, vedi, quello che ti ho detto prima, quello è, lì si deve arrivare. Grande forza di volontà. Nonché con il mago potresti essere anche appassionato in discipline esoteriche, spiritualità. Ti vedo una persona molto spirituale,
magari leggi a tua volta i tarocchi o sei una persona, ti vedo molto spirituale, incluso, ecco, anche questa forza di volontà che tu hai. Angioletto, prossimi 11 giorni, qua mi fanno vedere per te che andiamo a dare un giro di ruota, perché ho questa ruota della fortuna, su delle possibili, probabili discordie o lotte di questo 5 di bastoni. Qui è possibile che tu in questo momento che stai guardando la stesa stia sperimentando una sorta di così contrasti, oppure un qualcosa che peraltro ti limita, e grazie alla tua forza di volontà nei prossimi 11 giorni, guarda, ti vedo una ritrovata energia, è come se diamo un giro di ruota, risolviamo questi contrasti e qui c'è una ritrovata energia, un ritrovato benessere. Può essere che faccia riferimento appunto sia ai sentimenti sia a un'altra situazione, perché questo è un interattivo, però sappi che è grazie alla tua forza di volontà. E sai, mi viene anche da dirti che chi combatte rischia di perdere, ma chi non combatte ha già perso, e tu mi sembri una persona molto combattiva. Prossimi 11 giorni mi indicano anche con questo 3 di coppe l'invito da parte di una persona o più persone a partecipare a un evento, potrebbe essere qualcosa di molto piacevole per te. E mi fanno anche vedere che tu potresti essere particolarmente attento o attenta in questo caso nei confronti di una persona che può essere, io ci vedo qua, potrebbe essere, ecco, un'amica, una sorella, una cugina, una parente, mettila come vuoi, anche addirittura il tuo datore di lavoro. E ti vedo essere particolarmente attenta o attento a determinati, è come se tu stessi un po' analizzando una situazione che fa riferimento a una tua conoscenza, amica, sorella, cugina, collega di lavoro anche, perché in un certo senso è come se tu rispetto a questa persona fossi un po' sulla difensiva. È possibile per determinate cose che puoi aver visto, oppure che sostanzialmente possono non essersi, diciamo, comportati come tu ti aspettavi. Ecco, perché io qua regina di spade e regina di denari, c'è un'amicizia o una conoscenza, a mio avviso femminile, che potrebbe aver disatteso le tue aspettative, Angioletto, quindi questo è una cosa che nei prossimi 11 giorni è possibile venga fuori. Poi, quello che mi fanno vedere anche per te, prossimi 11 giorni, comunicazioni che riceverai, e può essere da parte di un uomo. Io qua ci vedo un qualcuno che ti vuole bene e ha dei sentimenti per te, una persona che si dimostrerà anche, se vogliamo, cambiata sotto certi aspetti, e riceverai delle comunicazioni,
da parte di questa persona. C'è un cambiamento, un qualcosa che, è avvenuto, ecco, nella vita di questa persona e che lo porterà, a comunicare con te in maniera diversa rispetto a come ha sempre fatto. Mi fanno vedere questo. Sai, a volte non si possono cambiare le cose, ma si può anche decidere, come viverle, ecco. E queste carte mi hanno fatto ricordare questa frase. Cosa significa? Che spesso e volentieri, possono, ecco, esserci, delle situazioni, come nel caso di questo 5 di denari, dove si vanno a sperimentare delle mancanze, dove magari per via di tante situazioni, ehm, ci si pone, volendo anche sulla difensiva, come ti dicevo, però, se non si possono cambiare le cose, si può sempre decidere come viverle. E io qua ci vedo, da parte di un qualcuno, delle comunicazioni che ti arriveranno e questa persona però si dimostrerà molto cambiata nei tuoi confronti. È un qualcuno che ti vuole bene. E questo nei prossimi 11 giorni mi fanno vedere. Un'ultimissima cosa che ti voglio dire è che qui nei prossimi 11 giorni io ci vedo un bel giro di ruota con un'opportunità per te. È possibile anche, un pochino più avanti, ce la vedo anche proprio nei mesi più invernali, quando fa molto freddo. È come se ti venisse data un'opportunità di fare un gran bel cambiamento, magari non nei prossimi 11 giorni, un pochino più avanti, e quest'opportunità andrebbe proprio colta al volo, angioletto. E questo è quello che mi hanno detto per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per l'angioletto vediamo cosa ti vogliono dire. Per l'angioletto. L'appeso, il mago e il matto. Ma qui la risposta è un sì. Si va a sbloccare una situazione, grazie anche, sembra un po' la ripetizione di quello che ti ho detto prima, alla tua forza di volontà. Ed è uno sblocco, è un sì. Io qua ci vedo una grande intraprendenza da parte tua, ci vedo anche un po' l'andare a azzardare un qualcosa, magari che prima non avresti fatto e decidi di farlo, ed è un sì, angioletto. E questo era per te. Ti dico adelante, e se non l'hai ascoltato l'inizio del video, ti invito ad andare a vedere i primi minuti, dove avrei bisogno della tua collaborazione. Adelante, angioletto. Buddha, suerte per te. Vediamo con i tarocchi i prossimi 11 giorni, incluso un messaggio importante che magari vogliono darti, e a fine stesa ti chiederò di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Per il Buddha, vediamo. Mazzo centrale, energia neutra, vediamo chi è il Buddha. Buddha, sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine,
ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Buddha, tu? Io ti vedo un creativo. Sei un qualcuno che o lavora in proprio o sei un creativo in un qualcosa, un artista, un qualcuno che realizza personalmente un qualcosa e anche con un buon successo, o potresti realizzarlo con un buon successo. Ti vedo un gran lavoratore o una gran lavoratrice, Buddha, e hai una sorta di dote, capacità in un qualcosa che tu fai, e questo è molto bello. È una persona molto empatica, dolce, con questa regina di coppe, spirituale, se vogliamo, anche il Buddha. E in questo momento ti vedo innamorato o innamorata, può essere di una persona o anche di un qualcosa, in mezzo a queste due carte qua. Hai un po' perso la testa per un qualcosa, lo vedo. Buddha, penso che tu sia un qualcuno che nella vita ha raggiunto già dei discreti risultati, può essere nel lavoro, può essere anche nei sentimenti, nelle relazioni. Tuttavia, quello che loro mi fanno vedere qui è come se tu avessi una sorta di preoccupazione, un'ansia o di perdere, se vogliamo, quello che potresti esserti conquistata o conquistato, o comunque ti vedo con una sorta di ansia, preoccupazione. Secondo me 9 di coppe e 9 di spade è un po' la paura, magari, ecco, ci siamo conquistati un qualcosa, abbiamo una famiglia, abbiamo, come ti posso dire, un bel lavoro anche, oppure delle soddisfazioni in un qualcosa, e qui c'è una sorta di ansia a riguardo e a mio avviso è assolutamente immotivata, perché con questa carta dell'imperatore tu sei un qualcuno che sa molto bene il fatto suo e sa difendere ciò che è suo in tutto e per tutto, se la sa cavare, difende, sa come muoversi e hai un carattere veramente forte, veramente. Questo posso dirti che lo vedo non solo da questa carta dell'imperatore, ma anche qui la giustizia o delle carte che me lo indicano. Quindi a mio avviso queste paure che tu puoi avere sono assolutamente immotivate, anche perché qualora dovesse esserci magari con questo 3 di spade un periodo di crisi nella tua attività o nel lavoro, dicono che le crisi e le avversità spesso diventano anche occasione di crescita interiore. E questo è quello che io vedo per te. Prossimi 11 giorni. Beh, allora, innanzitutto, prossimi 11 giorni, io qua con carta del Sole e del Mondo ci vedo in assoluto una sorta di soddisfazione, mettiamola così, ecco, che ci sarà per te rispetto a una situazione dove con questo 10 di spade andrai a chiudere un ciclo. Quindi si chiude un ciclo, finiscono, ecco, si concludono determinate dinamiche che possono averti portata o portato a pensare, come ti dicevo prima, dove possono averti creato anche questa sorta di ansia per la paura di perdere magari un lavoro oppure un'opportunità, un'occasione che può essere con un qualcuno anche, ecco,
chiudiamo un ciclo e con questo sole e mondo si apre uno spiraglio. Toh, mettiamola così. Io lo vedo nei prossimi 11 giorni, e quindi questa è una delle cose che andranno a succedere. E poi guarda, se vogliamo, ho questa carta della veggente che sta ad indicare che questo qualcosa che andrà a succedere nei prossimi 11 giorni è come se tu l'avessi un po' già immaginato, è come se fosse un qualcosa che ti senti, che dici: "Io sento che può andare così", e infatti le carte ti stanno rispondendo proprio questo. E vale per i prossimi 11 giorni, Quindi con questa carta mi viene anche da dirti che qualora ci fosse un qualcosa che può averti dato delle preoccupazioni, quando tutto sembra andare male, ricordati che gli aerei decollano controvento, e non con il vento a favore. Questo mi sembra, aspetta, lo dicesse forse Henry Ford, ma non ne sono sicura. Quindi, quando tutto sembra andare male, ricordati che gli aerei decollano controvento e non con il vento a favore. Buddha. Altra cosa che ti voglio dire per i prossimi 11 giorni è che potresti sentirti sotto certi aspetti con questo peso un pochino limitato rispetto a una situazione dove senti di voler fare di più, ma potrebbe non essere ancora il momento. Ecco, questa è l'ultima cosa che mi hanno fatto vedere qua, Un ciclo si chiude, però probabilmente per quel qualcosa che può essere un di più rispetto a quello che ti ho detto qua, potresti sentire che non è ancora il momento e quindi si prevedono magari ancora dei giorni di attesa, oltre gli 11 che fanno riferimento alla stesa. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no. Con gli arcani maggiori, pensa a questa domanda e vediamo cosa vogliono risponderti gli arcani maggiori. Per il Buddha, vediamo. Matto, diavolo e imperatore. Ma dunque qua la risposta potrebbe essere un sì. Adesso la domanda questa la sai tu, però io onestamente devo dirti questo, che con un diavolo e un imperatore potrebbe anche essere un no, e ci aggiungiamo questo matto qui all'inizio, perché potresti avere a che fare, ecco, rispetto alla domanda che hai fatto, con una situazione che non a caso assomiglia molto a quella che ti avevo descritto prima e che probabilmente potrebbe essere prematuro, ecco, andare ad affrontare. Io ci vedo questo. Devi pensare a questa domanda che hai fatto e vedi se ti risuona questa risposta. Potrebbe essere prematuro in questo momento andarla ad affrontare. Poi ne metto giù altre. E quindi, se vogliamo, allora, la risposta con un imperatore finale è un sì. Però guardando l'insieme di queste 3 carte, devi valutare bene determinate azioni oppure considerare che potresti comunque in questa situazione trovarti a sperimentare
probabilmente anche degli atteggiamenti o dei dissapori o un qualcosa che potrebbe non essere così positivo per te. Diavolo e imperatore. Ne metto giù ancora 3, così vediamo. Per il Buddha. Eremita, innamorati e imperatrice. Posso dirti che in questo caso la risposta diventa un sì, ma quando prima ti dicevo che devi valutare bene determinate azioni perché potresti trovarti a sperimentare quello che ti ho detto, a seguito di un'attenta valutazione, oppure ancora di un periodo dove tu decidi magari, ecco, di non agire o di pensare oppure di valutare, la risposta poi diventa un sì. Quindi è come se le carte ti dicessero: aspetta, attendi, perché ci saranno sicuramente tempi migliori. Ecco. Questa è la risposta. Ci sarà un momento migliore per agire, un momento migliore per fare questo qualcosa, e allora qui la risposta mi diventa un sì per te, Buddha. Ti dico adelante. E se non l'hai visto, di andare ad ascoltare i primi minuti di questo video dove avrei bisogno della tua collaborazione. Adelante, Buddha. Elefantino, suerte per te. Vediamo con i tarocchi i prossimi 11 giorni, incluso un messaggio importante che magari vogliono darti, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per l'elefantino, mazzo centrale, energia neutra per te. Vediamo chi è l'elefantino. Elefantino, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Elefantino, qua tu sei un qualcuno che in questo momento ha un sogno, un qualcosa che non si è ancora realizzato, ma che tu vai ad alimentare, perché qui ho una stella e un 7 di coppe. C'è una sorta di sogno, aspettativa, un qualcosa che tu in questo momento stai alimentando, ma che di fatto allo stato attuale non ci vedo nulla di concreto. Quindi che cosa mi indicano? Che sei una persona che comunque ha degli obiettivi e anche la possibilità, se vogliamo, perché vedi, di andare ad agire con questa carta per andare a conquistare questa cosa che, insomma, tu hai, questo pensiero, questa sorta di, se vogliamo, chiamiamola aspettativa, e sei sicuramente una persona molto razionale, che non trae conclusioni affrettate nelle cose, e infatti proprio per questo qui io ci vedo un pensare, un andare ad alimentare determinate opportunità, ad andare ad alimentare, scusami, delle fantasie su determinate opportunità che hai, però essendo comunque una persona molto razionale, adesso come adesso non trai conclusioni affrettate, anzi ti prendi il tuo tempo per pensare, valutazione qua. Sei un qualcuno, ti vedo una persona particolarmente allegra, piace stare in compagnia, frequentare persone, sempre sorridente, l'elefantino, E guarda, qui
ho 3 carte che mi indicano pressoché la stessa cosa. L'elefantino è un sognatore. Un qualcuno che fantastica e sogna anche nuovi mondi, nuovi orizzonti, possibili e probabili, sfide qua, e ci vedo con questa carta, dove peraltro hai, il giusto carattere anche, carattere grintoso, l'elefantino, per andarti a conquistare uno o più, diciamo, opportunità che tu in questo momento stai valutando. E questo mi fanno vedere per te, elefantino, eh? Spesso e volentieri potresti essere portato ad avere dei pensieri negativi, e lo vedo di qua, nel senso che potrebbero esserci delle cose che non vanno come ti aspetti tu, e quindi tendenzialmente, vedi, vai ad alimentare magari dei pensieri negativi dove non ce n'è bisogno. Quindi ti poni magari una sorta, se vogliamo, di dilemma. Qui è come se in questo momento nella tua vita ci fosse un po' un dilemma rispetto a una o più situazioni che stai vivendo, e vedi, c'è una sorta di qua fermo. Forse stai pensando, forse non sai come muoverti, ecco. Non sappiamo come muoverci, non sappiamo. Prossimi 11 giorni, elefantino, che cosa vedo? Vedo che ti troverai a dover fare una scelta a lungo meditata, a mio avviso, e che può riguardare un viaggio, uno spostamento, un movimento che tu vuoi andare a fare. Io ci vedo qui tanto un viaggio, probabilmente lo stai valutando di farlo già da tempo e si decide di volerlo fare. Allora, o è un viaggio o può essere anche lo sblocco di una situazione, può far riferimento al tuo lavoro, può avere a che fare con i sentimenti rispetto a una persona, oppure io qua nei prossimi 11 giorni è come se l'elefantino andasse in un certo senso ad abbandonare queste fantasie per mettersi, diciamo, in azione o entrare in gioco direttamente, ecco, rispetto a una persona, rispetto a una situazione. Questo è un interattivo, può far riferimento a tante cose, però io qua ci vedo questo nei prossimi 11 giorni. Vedi, ti parlavo, per me è un viaggio che vuoi fare, può essere proprio uno spostamento fisico per raggiungere un qualcuno o un qualcosa che ti interessa molto. Io questo ci vedo per te nei prossimi 11 giorni, uno spostamento per avvicinarti o andare, insomma, anche a sbloccare una situazione, o può essere anche un viaggio di piacere, mettila come vuoi. Io per l'elefantino prossimi 11 giorni vedo uno spostamento, e potrebbe anche far riferimento a un aiuto che tu vuoi dare a qualcuno. Quindi potresti spostarti per magari, non so, andare a fare una determinata cosa che è a vantaggio di un qualcuno, oppure potrebbe anche essere il tuo lavoro, però io nei prossimi 11 giorni ti vedo muoverti,
elefantino, perché qui ci sta anche tanto la frase, se vogliamo come messaggio, che, se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi anche fare qualcosa che non hai mai fatto. È come se tu nei prossimi 11 giorni decidessi di voler andare a fare questo qualcosa. Abbandonare, diciamo, questa sorta di fantasticherie che puoi aver avuto finora, per metterti in gioco direttamente. E la risposta, con questa carta del mondo, a mio avviso, è positiva. Diciamo che nei prossimi 11 giorni potresti diventare padrone del tuo destino. Ecco. Anzi, non potresti. Io ti vedo diventare padrone del tuo destino. E penso che tu mi abbia capita. Queste carte, l'insieme di queste carte mi hanno un po' fatto pensare questo per l'elefantino. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per l'elefantino, vediamo che cosa ti dicono gli arcani maggiori. Un sì o un no, vedi, intanto il mondo è di nuovo qui. Per l'elefantino. Innamorati, stella e torre, ma qui a mio avviso la risposta è un no. Rispetto alla domanda che tu hai fatto, per il momento per me può essere un no. Qui scegli di fare una determinata azione anche spinto un po' da quello che possono essere le tue fantasie, le tue aspettative, ma la risposta per il momento è un no. Ne metto giù altre, così vediamo. Oppure valuta bene questa scelta, o io ti vedo che rispetto alla domanda che tu hai fatto c'è qualcosa che tu devi scegliere, però la risposta è un no. Vediamo un po' per l'elefantino. Giudizio, papessa e mondo. Guarda, era già uscito qua il mondo. Valuta bene questa scelta, o quali sono le possibili strade che vuoi intraprendere, o quello che tu vuoi scegliere di fare, ecco, tra quali cose devi scegliere, perché rispetto alla domanda che hai fatto è un no, ma io qua ci vedo con questa papessa, un mondo e il giudizio. È come se la chiave ce l'hai tu, ecco, e quindi devi un po' modificare, oppure scendere un pochino più coi piedi per terra, ecco, riguardo questa domanda che hai fatto. Quindi abbandoniamo un po' come queste fantasie iniziali delle quali ti parlavo, scendiamo magari coi piedi per terra e valutiamo le cose da un altro punto di vista, e poi è positiva in sé la risposta. Spero che tu mi abbia capita, ecco. Cerco, non sapendo la domanda, di darti tutte le possibili eventuali, ecco, varianti di quello che ti dicono qua gli arcani maggiori, però forse condizionato da quello che possono essere delle fantasie o delle aspettative che tu hai, potresti fare la scelta sbagliata, ecco, e quindi merita
riflettere, valutare anche con un certo distacco da una determinata situazione e poi a seguito di questo non ti sbagli. Spero che tu mi abbia capita. Elefantino, eh? Ti dico adelante e se non l'hai visto di andare ad ascoltare i primi minuti di questo video dove avrei bisogno della tua collaborazione. Adelante, elefantino. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!